Ho una domanda per te. Ti sei mai chiesto quanto costa veramente il tuo stile di vita? Perché questo? Perché se sai quanto costa il tuo stile di vita, puoi iniziare a costruire il tuo business che ti possa permettere di vivere quello stile di vita. Questo è geniale. Non cercare la zona meno costosa, la situazione un po' più, come dicono qua, barata, no? Quindi più cheap. No, vai, devi capire quanto ti costa il tuo stile di vita, andarti a conquistare il business giusto per realizzare lo stile di vita che vuoi veramente, però. Intanto siamo al mio 40° video della mia sfida 365 video, un video al giorno per un anno. Pazzesco, se ti va sostienimi con un bel mi piace e alla grande. Per esempio, ti faccio un esempio. Molti vanno a cercare lo stile di vita, per esempio, meno costoso, no? Quindi pensano vado in Asia, o me ne vado, non so, in Indonesia, Filippine, Bali, perché magari mi costa di meno. Però magari devi sacrificare quello che per te è una cosa importante, magari essere vicino ai tuoi familiari, essere vicino all'Italia, non lo so, c'è qualcosa che magari vuoi dare un certo tipo di educazione, piuttosto che hai delle esigenze diverse, magari non vuoi rimanere fisso in un posto, come vedi qua dove abito io, ci sono molti camper proprio tutto l'anno, io abito qua nel sud della Spagna, ci sono molti camper tutto l'anno proprio perché ci sono persone che adorano, vivere in camper. E quindi hanno deciso che il loro stile di vita è questo. Quindi la mia domanda è: qual è il tuo stile di vita ideale? Cioè, come sarebbe la tua vita se fosse perfetta? Cioè, vorresti avere una casa con la piscina, una casa tua, un edificio, un'urbanizzazione come questa dove vivo anche io, che abbiamo tutti la piscina? Cosa vorresti avere? Un appartamento, una cosa piccolina, ti senti un po' più sicuro? O forse, come tutte queste persone che vanno il camper e vivono magari quasi tutto l'anno in camper. Quale sarebbe il tuo ideale stile di vita? Perché questo? Perché una volta che hai identificato qual è il tuo stile di vita ideale, non è che devi andare a cercare la situazione più economica. Ok, magari all'inizio puoi fare dei sacrifici, però fondamentalmente quello che devi cercare è capire quanto ti costa lo stile di vita e alla base metterci un business o degli investimenti che possano permetterti quello stile di vita. Quindi non è semplicemente, ok, me ne vado dall'altra parte del mondo perché costa meno, però magari mi sacrifico perché, per esempio, non sono vicino ai miei genitori, non puoi vedere la tua famiglia con la costanza con cui magari la vedi adesso se abiti ancora in Italia. A me, per esempio, mi piace, io dove sono qua io, a sud della Spagna, mi piace perché è molto simile all'Italia, che non è come l'Italia. L'Italia, se fosse governata un po' meglio e fosse un po' più internazionale, soprattutto dal sud in giù, che è quello che preferisco perché per il clima, a me piace il sole, qua al sud della Spagna c'è il sole, ma mi piace perché è internazionale. Chiaro, pecca un po' con il cibo, che non è come quello italiano, però non è così tanto diverso da quello italiano, ok? Quindi è sempre una cucina un po' comunque mediterranea. E quindi mi piace perché comunque qua, per esempio oggi era un compleanno al mare, siamo stati 4-5 ore al mare, erano tutti inglesi e olandesi, quindi non parlavo neanche spagnolo, ero costretto a parlare inglese. Questo mi piace perché mi fa uscire dalla mia zona di comfort, perché posso costruirmi amicizie in letteralmente in tutto il mondo, perché qua c'è tutto il mondo. E mi piace la possibilità di pensare che le mie figlie possono imparare più lingue, ok? Quindi questo io cercavo, però cercavo un posto non troppo lontano, magari dall'Italia, e soprattutto non troppo diverso da quello che è uno stile di vita che magari è in Italia, ok? Quindi ho semplicemente cercato questo posto, ho capito quanto mi serviva per permetterlo e alla base ovviamente ci devi costruire delle attività che te lo possono permettere, per essere ovviamente libero, ok? Altrimenti se sei costretto sempre a dover lavorare duro, lo puoi fare all'inizio, però ovviamente non è la qualità di vita che desideri. Quindi come vorresti vivere idealmente? Cioè, se potessi veramente scegliere, come vorresti che fosse la tua vita? Vorresti che fosse in un appartamento o avere un camper come le persone che sono qui vicino a me? Tanto qua ti faccio vedere il Mongo, questo qua, non so se si vede poco ma è pazzesco. E come vorresti vivere? Chieditelo, quanto ti costa? 500, 1000, ok? 2000? Vuoi una villa per i cavoli tuoi? Ti costa 3.000 euro al mese? Ok, e dopo come vuoi che sia il tuo stile di vita? Quindi sapendo quanto ti costa, devi capire poi quanto deve essere un'entrata semi-automatica o il più semi-automatica possibile,
ok? O quantomeno da casa. Perché questo? Perché poi hai la libertà. Magari ti piace essere, magari non so, viaggiare, ma ti piace anche essere delle volte fermarti per 5-6 mesi in uno stesso posto. E quindi avere un business, magari, questa è la mia idea. Quando ho capito che posso avere un business, magari su un gestibile dal telefono o da un computer, so che posso essere veramente libero di vivere dove voglio, quando voglio, senza avere dei grossi limiti. Ma soprattutto le cose possono anche cambiare. Sai, vivi in un paese, ci possono essere dei problemi e allora puoi sempre cambiare ed essere libero. Questo per me è la soluzione migliore che ho scelto e che secondo me è ideale. Quindi chiediti quanto costa il tuo stile di vita e cosa devi fare per andarlo a raggiungere. Una volta che hai fatto questo sei a posto. Quindi non cercare la soluzione che ti dà troppi compromessi, ma piuttosto vuoi quello stile di vita? Qual è il business che può supportare quello stile di vita? Vai, costruiscilo e vai a prenderti la vita che meriti. Spero che ti sia piaciuto questo video di piccolo ma di ispirazione e come sempre ci vediamo al prossimo video. Al tuo successo.